Nel video di oggi andremo di nuovo a parlare del mercato più florido che esiste per il mondo dei veicoli elettrici. Mi sto riferendo ovviamente alla Cina ed in particolare parleremo di un'azienda che ha fatto parlare davvero tanto di sé negli ultimi anni per la varietà di veicoli elettrici che produce. Mi sto riferendo chiaramente a BYD. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di BYD, ma prima di cominciare non scordatevi di mettere già un mi piace e iscrivervi al canale, che farebbe vedere questo video a molte più persone. Grazie mille. Partiamo col dire che BYD è un'azienda davvero gigantesca e farebbe impallidire alcune delle aziende storiche che esistono qua in Europa. Fondata nel 2003 a Xi'an, nella regione dello Shaanxi, BYD produce veicoli da poi esportare in tutto il mondo. Partendo dalle auto, ma anche veicoli meno convenzionali come potrebbero essere dei muletti o magari degli autobus. Questa propensione verso l'esportazione si vede già nel nome della compagnia, ovvero BYD, acronimo di Build Your Dreams, che tradotto sarebbe costruisci i tuoi sogni. Ed è chiaro, è molto ispirazionale come nome, ma probabilmente è stato scelto per essere più anglofono e internazionale possibile, in modo così da non creare dei problemi di pronuncia verso gli altri stati che magari farebbero fatica con un nome cinese. Detto questo, passerei velocemente a parlare dei veicoli che contraddistinguono questa azienda nella rivoluzione elettrica che sta avvenendo proprio nei giorni d'oggi. Come dicevo, BYD produce diverse tipologie di veicoli ed alcuni ancora a combustione interna o ibridi, anche se quest'ultima affermazione è valida solamente per le auto dell'azienda. Infatti gli autobus, camion e muletti che vengono prodotti da BYD escono dalla fabbrica solamente in versione elettrica e penso di sapere il perché. BYD ad oggi è un'azienda internazionale, ma per lo più lo è nella vendita dei grossi veicoli, come appunto gli autobus. Questo chiaramente porta l'azienda ad essere interessata allo sviluppo di powertrain elettrici per i veicoli che vengono esportati di più, che danno maggior margine di guadagno all'azienda. Infatti gli autobus di BYD li possiamo trovare ormai in tutto il mondo, partendo dai double decker o autobus a due piani londinesi, dove l'impegno del governo inglese è di creare una mobilità completamente green il più velocemente possibile, ma anche in altri stati come il Giappone o a Hong Kong, che sì è sempre Cina, ma è tutto un altro mondo. BYD nell'ultimo periodo ha fatto particolarmente parlare di sé però dopo che ha presentato un'auto che sembra creata appositamente per il mercato europeo. Ovviamente sarà disponibile anche nel mercato cinese, ma le scelte di design sono caratteristiche del mercato europeo. Il nome di quest'auto è BYD Dolphin ed è una vettura compatta 100% elettrica che è stata presentata al Salone di Shanghai proprio nel 2021 con il nome provvisorio di EA1, che forse suona meglio in inglese con EA1. Quest'auto è la prima di una nuova famiglia di auto totalmente elettriche che BYD vuole portare nel mercato europeo. E non solo, infatti l'azienda ha intenzione di espandere questa tipologia di veicolo in modo da farla diventare l'auto plug-in più venduta in Cina. La cosa sicuramente però non è facile, dato che la competizione non arriva solamente dal mercato estero, come può essere quello di Tesla in Cina, ma anche dalla stessa Cina. Infatti un paio di video fa vi ho parlato della Wanggong Mini EV, che è un'auto da città che però ha molti compromessi. Questo ovviamente le permette di tagliare al minimo i prezzi e quindi il gioco è vedere se la popolazione è in grado di decidere cosa sia meglio per lei. Passiamo però velocemente a quello che sappiamo di questa BYD Dolphin. L'auto sarà dotata di batterie LFP o litio ferrofosfato e adotterà una nuova tecnologia brevettata da BYD, ovvero le batterie Blade, molto più sottili e sicure delle classiche celle, quelle che in pratica si trovano in ogni auto elettrica in produzione a tutt'oggi. Per ora questo veicolo è stato presentato solamente in versione concept, ma dal governo cinese è stato dato il via libera per produrre in massa
questo veicolo. Quindi possiamo essere certi del fatto che presto lo troveremo nei mercati. Sicuramente all'inizio saranno solamente quelli cinesi, ma come dicevo prima, l'idea è quella di esportare questo veicolo in un mercato dove i margini siano decisamente maggiori, ovvero quello europeo, e probabilmente in un futuro anche quello americano. La BYD Dolphin nella sua versione base monterà una batteria da 30,7 kWh che alimenterà un motore da 95 cavalli e avrà un'autonomia indicata nel ciclo NEDC di 301 km. Altrimenti, se si vuole una batteria più grande, si può optare per l'opzione da 44,9 kWh che può sprigionare fino a 177 cavalli con un'autonomia intorno ai 400 km. Ovviamente sempre sotto il ciclo NEDC, che ricordiamo è lo standard cinese per vedere l'autonomia dei veicoli. Il problema è che è spesso molto abbondante con queste autonomie, quindi non è chiaro bene quanto sia la capacità vera di questo veicolo o di tutti i veicoli cinesi in realtà. Quest'auto stupisce non solamente nelle sue prestazioni, consentendo uno 0-50 in solamente 3,9 secondi nella sua versione base e con una velocità massima indicata a 150 km/h, ma anche nelle sue dimensioni, che comunque sono in perfetta linea con le auto elettriche che stanno uscendo negli ultimi periodi in Europa. Con una lunghezza di poco più di 4 metri, alta 1,50 m e larga 1,70 m, in pratica si ritroverà ad avere le stesse dimensioni di una Volkswagen Polo. Anche i suoi interni sono particolarmente curati, con molto spazio vivibile all'interno e decine di scompartimenti portaoggetti, tra cui anche uno scompartimento per la ricarica wireless del telefono, che chiaramente fa sempre comodo, pensando anche che questa BYD Dolphin sarà indirizzata ad un pubblico giovane, al quale non può mancare sicuramente la tecnologia, e di certo a quest'auto la tecnologia non manca. Infatti anche nella sua versione base possiamo trovare una pompa di calore che è essenziale, specialmente nel periodo invernale, per incrementare l'efficienza energetica. Avrà anche un'apertura e chiusura dell'auto in modo keyless, utilizzando come chiave il proprio telefono collegato al Bluetooth. E cosa sicuramente da non sottovalutare, sarà dotata di due schermi, uno per la guida molto basico ed uno per l'intrattenimento da 12 pollici, che potrà ricevere aggiornamenti OTA o Over the Air Update. Nella sua versione più costosa, chiamata Night Edition o edizione del Cavaliere, si vede che c'è stato un problema di traduzione nel tradurre il cinese all'inglese. Oltre alle funzionalità citate prima, possiamo trovare anche diversi aiuti alla guida di serie che potrebbero sicuramente tornare utili, come potrebbe essere un cruise control adattivo, l'avviso di collisione frontale con sistema di frenata automatico o magari il mantenimento attivo della corsia. Ma passiamo adesso al punto forte di questa auto e che probabilmente è il punto che interesserà la maggior parte di voi o alla maggior parte delle persone che si interesseranno a questo veicolo, ovvero il prezzo di questa BYD Dolphin. Quest'auto non è ancora arrivata in Europa e a malapena è in produzione in Cina, pertanto mi limiterò a convertire in euro i prezzi cinesi. Chiaramente non è il prezzo con cui arriverà in Europa, però dà un po' un'idea di come andrà nel momento in cui entrerà in vendita proprio qui in Europa. Nella sua versione base la BYD Dolphin viene venduta sul mercato cinese ad un prezzo di 96.800 yuan, ovvero intorno ai 13.000 euro, mentre nella sua versione più premium, con il pacco batteria aumentato e ADAS inclusi, si sale ad un prezzo di 128.900 yuan, che equivalgono a 17.300 euro all'incirca. Nel momento in cui quest'auto arriverà sul mercato europeo costerà sicuramente di più, ma spero non vada a superare i 20.000 euro o esagerando i 25.000 euro, che comunque per un'auto di questo genere rimangono ancora onesti, e se riuscisse davvero a stare sotto il prezzo di 20.000 euro potrebbe davvero prendere una grossa fetta di mercato, andando a scontrarsi contro auto che sono attualmente in vendita, che però farebbero fatica a stare dietro alle tecnologie
tecnologie di questa BYD Dolphin. Ma lasciate che vi dica due parole di quello che penso io su questo veicolo. BYD da diversi anni dimostra di essere all'altezza di produrre veicoli elettrici che possano davvero fare la differenza, specialmente nel settore dei veicoli da lavoro e da autobus. Pertanto non mi stupirebbe vedere molto presto diverse auto con il logo BYD nelle nostre strade. E se questo è il veicolo di lancio che l'azienda ha intenzione di utilizzare per entrare nel mercato europeo, prevedo un futuro molto roseo per BYD. Per quanto riguarda gli interni, tecnologie e soprattutto prezzo, la BYD Dolphin difficilmente troverà rivali all'altezza in Europa. In fondo sembra un'auto europea in tutto e per tutto, ricordando davvero molto le linee di una ID3, ma in una versione più giovanile e con moltissime possibilità di personalizzazione, non solamente nel colore esterno dell'auto, ma addirittura nelle cinture e nelle cuciture dei sedili. Personalmente, fossi un neopatentato, non esiterei a considerare la BYD Dolphin come un ottimo compromesso di prestazioni, spazio e stile, che comunque non deve essere mai lasciato in disparte. E questo era tutto per oggi. Fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate voi della BYD Dolphin e se come me pensate che questo veicolo possa avere un futuro davvero roseo nel mercato europeo. Vi ricordo dunque di mettere un mi piace e iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille.